Casa di Deborah è il braccio operativo della Fondazione Famiglie per la Famiglia ed è il luogo dove il principio ordinatore, che è l'intergenerazionalità, trova il punto di applicazione. Quindi è un centro di aggregazione dove arrivano ragazzi dai 12 ai 19 anni e volontari di qualunque età e insieme passano del tempo fecondo. Io non ho scelto di fare la volontaria a Casa di Deborah, io sono stata fortunata a capitare a Casa di Deborah. Sono capitata dopo parecchie traversie personali e io sono ancora qua, sono 4 anni ed è cambiato tanto. Perché impari a mostrare anche qualche piccola fragilità, a fidarti ed accogliere tutto quello che ti circonda. Io ho imparato tantissimo in questi 4 anni. Ho scelto di venire alla Casa di Deborah perché volevo qualcuno che mi aiutasse con i compiti e anche degli amici, qualcuno che mi sta un po' più vicino anche nei pomeriggi. Ho cominciato a frequentare Casa di Deborah quando ho finito di lavorare e mi dà l'occasione proprio di non lasciar morire tutto quello che io ho maturato nella mia vita professionale. Un elemento che caratterizza molto Casa di Deborah è appunto la sensorialità. Proponiamo quindi corsi di musica, un corso di disegno, c'è la possibilità di scrivere su un giornale ed è proprio fare le attività insieme che crea l'opportunità di instaurare delle nuove relazioni, dei nuovi legami e penso che sia questa la bellezza di Casa di Deborah. È un'equipe che si divide in due, che ha una progettualità contemporaneamente sui ragazzi per supportarli rispetto a quelli che sono le esigenze di crescita e sostenere le famiglie, e invece una parte che riguarda i volontari con i loro bisogni di stare insieme e di fare formazione per specializzarsi. Questo è anche quello che dà grande profondità al lavoro che i nostri volontari fanno con noi. Mi piace ricordare uno studioso dell'adolescenza che è Philippe Gouton, che faceva un parallelismo tra adolescenza e senescenza. Entrambi stanno attuando un cambiamento. Infatti noi vediamo che i nostri ragazzi si legano molto, anche affettivamente, ai volontari. Lo sportello Caos nasce durante la pandemia, quando Casa di Deborah era chiusa. È un luogo di ascolto e di cura deputato a persone che non si potrebbero permettere un percorso di psicoterapia. Da quando frequento la casa mi apro di più, sono più tranquilla e ho acquistato anche più fiducia in me sulle robe che faccio. Una cosa che ho imparato è che se mi piace qualcosa non devo mollare subito, ma devo continuare a farlo. Qual è l'obiettivo? Di essere una realtà che mette al primo posto i legami familiari e che se ne occupa come cura, come prevenzione e anche come divulgazione. Tra gli eventi promossi dalla nostra fondazione, molto importante e centrale è l'aperitivo letterario, un incontro in cui noi presentiamo un libro scelto. Gli eventi scientifici sono un convegno annuale a cavallo tra lo psicogiuridico e un seminario di approfondimento per i temi che hanno avuto più interesse da parte del pubblico. Noi attraverso Casa di Deborah ci prendiamo cura reciprocamente tutti gli uni degli altri, un pannello colorato, gli odori, i profumi della cucina, cioè tutti i 5 sensi contribuiscono in qualche misura a dare bene. Centri come il nostro possono fare la differenza. Viene data qualità del tempo in un posto come questo, così bello, ed è come una proprietà transitiva. Il posto è bello,
anch'io valgo dentro un posto bello dove mi vengono proposte delle cose belle, quindi io penso che ci sia bisogno di bellezza e di legami buoni. Dicono che a casa di Deborah chi ha dona e chi non apprende. Io prendo. Mi sono presa qualche lacrima, mi sono presa gli abbracci, mi sono presa i sorrisi. La potenza dell'adolescenza, come dire, ti travolge. Mi piace pensare che noi operatori che lavoriamo qui costruiamo un po' questo contenitore caldo e accogliente.